Ciao amici e bentornati sul canale. Come vedete oggi sono in esterna per andare a fare il test e la recensione di questa fantastica Power Station. Il suo nome è Fossibot F2400, è disponibile in due colorazioni, Total Black oppure verde, e potete anche comprare vari accessori come in questo caso i pannelli solari. Accessorio veramente utile perché vi permette di ricaricarlo in maniera continua se lo utilizzate ad esempio in esterna. Questa recensione l'ho divisa in tre parti. Nella prima parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche, nella seconda parte andremo a fare un approfondimento sul funzionamento dei pannelli solari e nella terza parte andremo a fare tutti i test di ricarica sia del mio computer, del cellulare, della mia attrezzatura da youtuber, e anche ricaricare il compressore e provare a far funzionare il mio toserba elettrico. Anche perché, come vedete dal terreno, qua ho un po' di erba incolta ed essendo molto lontano dalla mia abitazione non ho una presa che arriva in questa zona, per cui andremo a utilizzare proprio questo bellissimo generatore come fonte di alimentazione per il toserba. E prima di partire con le specifiche tecniche vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati a questa fantastica Power Station, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e iniziamo subito con l'analisi. Intanto vi dico che adoro tantissimo il logo argentato della Fossibot. Qua troviamo anche il tastino che serve ad accendere il LED luminoso e potete anche attivare la modalità SOS in cui il LED andrà a intermittenza. Sopra la luce LED troviamo il display che è anche abbastanza grande, che ci fornisce tutte le informazioni. Per quanto riguarda i slot, noto subito con piacere che sono tutti protetti con dei gommini protettivi e questo lo apprezzo tantissimo perché protegge tutti gli slot dalla polvere. Nella parte sinistra troviamo la 12 volt, la classica accendisibile da 10 A, e dall'altra parte troviamo la 12 volt da 25 A. Sotto troviamo due classiche DC da 12 volt e 3 A, anche in questo caso ben protette, e per attivare questo quadrante vi basterà schiacciare questo tastino. E nella parte sinistra troviamo il tasto d'accensione e di spegnimento sopra la scritta Power, il regolatore della ricarica in entrata, potete regolare i watt per quanto riguarda la ricarica di questo generatore. Il brand consiglia di tenerlo al minimo se non avete particolari esigenze, se invece siete di fretta lo potete settare al massimo a oltre 1100 watt per diminuire drasticamente i tempi di ricarica. Accessorio che per quanto mi riguarda è veramente molto utile, che dovrebbero avere tutti i dispositivi, perché poter regolare la velocità di ricarica vi permette di allungare notevolmente la vita della Power Station. Per quanto riguarda la velocità di ricarica, se lo andate a boostare al massimo e lo collegate alla presa di alimentazione, si riesce a ricaricare da 0 al 100% in sole 2 ore. Qua troviamo tutte le porte USB, partiamo da quelle superiori che sono le classiche porte USB tipo A o C 3.0, ne abbiamo due, una a destra e una a sinistra. Nella parte centrale troviamo due classici slot di tipo C, entrambi da 20 watt, e nella parte inferiore troviamo una bellissima sorpresa perché anche qui troviamo due slot di tipo C, che ormai è il connettore che si usa più in commercio, ma uno dei due, precisamente quello di sinistra, ha una ricarica di ben 100 watt, veramente molto utile se avete cellulari con la ricarica rapida. Nei due lati troviamo due sportellini, quello superiore serve per far fuoriuscire l'aria dalle ventole di raffreddamento ed è caldamente consigliato di tenerli aperti quando utilizzate la Power Station. Questo sportellino è molto importante perché qua trovate gli slot per ricaricare il generatore. Nella parte destra trovate lo slot per i pannelli solari con questo connettore di colore giallo con cui potrete ricaricare il generatore tramite i pannelli solari. E nel lato opposto troviamo il secondo sportellino con le altre due ventole di raffreddamento e il tasto di accensione AC per le altre tre prese di corrente, e come vedete dalle scritte sono le classiche prese tedesche da 16 A e 250 volt. E ultimo ma non per importanza vi voglio far vedere la resistenza di queste due maniglione che servono per alzarlo e spostarlo quando lo andrete a utilizzare e sono fondamentali anche perché il suo peso complessivo è intorno ai 22 kg. E ultimo ma non per importanza, lo sportellino che è presente nella parte superiore della Power Station è quasi un vano nascosto stile Harry Potter. All'interno potete riporre tutti i cavi di alimentazione, tra cui il suo cavo di ricarica da collegare al vostro impianto di casa, ma non è tutto perché lo potrete anche ricaricare tramite lo spinotto dell'auto, per cui se avete un camper e lo tenete nel vostro bagagliaio mentre siete in viaggio lo potrete anche ricaricare. E ultimo ma non per importanza, il cavo che serve per ricaricare tramite i pannelli solari. E tra l'altro ho messo anche a ricaricare tutta la mia attrezzatura da youtuber. Qua c'è il power bank, il mio cellulare Insta360, e questo è il mio portatile che utilizzo in esterna per scaricare direttamente tutto il materiale che registro dalle mie telecamere. Come vedete il computer si sta ricaricando ed è già
oltre il 90%, l'ho collegato direttamente alla Power Station. Questo è il suo spinotto di ricarica, adesso lo vado a reinserire, ma non solo, perché ho collegato, come vi dicevo, il mio cellulare, la powerbank e anche l'Insta360. E guardate anche la velocità di ricarica del mio powerbank. L'ho messo sotto carica quando era al 20% e grazie alla porta USB di tipo C con una potenza di ricarica di 100 watt si è ricaricato quasi completamente in meno di 25 minuti. Per cui se siete degli youtuber, dei vlogger o comunque amanti dei viaggi, vi consiglio veramente questa Power Station, perché vi potrete portare tutta l'attrezzatura senza avere una minima preoccupazione, rimanendo sempre connessi. E se acquistate anche i pannelli solari potrete andare in loop, perché ormai sia i cellulari che i computer consumano veramente pochissimo, per cui potrete stare anche tantissimi giorni, se non dire un mese, senza pensare al noioso e fastidioso problema della ricarica dei vostri device. E la cosa interessante è che dal display presente nel generatore vi viene anche indicato il consumo dei watt per quanto riguarda la ricarica. Adesso siamo intorno ai 29-30 watt per caricare sia il computer, il powerbank e la mia telecamera. Vi dà anche la percentuale della batteria e i watt in input se per caso lo collegate ai pannelli solari. Vi dice anche esattamente, spero che si veda dalla telecamera, gli slot che sono occupati per la ricarica. E in questo video voglio unire l'utile al dilettevole, oltre a verificare se questo generatore è capace di ricaricare l'aria compressa di questo compressore. Andiamo a gonfiare la gomma di questo carrello che, come vedete, è completamente a terra. Procediamo col gonfiaggio ed ecco qua che la nostra gomma è di nuovo carica a palla. E ora andiamo a collegare il cavo del compressore alla nostra Power Station. Avete visto? Lo sta caricando completamente, per cui devo dire che come potenza, per quanto mi riguarda, è approvato. Ed ecco i dati di ricarica. Come vedete sta assorbendo 973 watt e dai pannelli solari in contemporanea si sta caricando di 231 watt. Per cui devo dire che aiutano tantissimo per aumentare ulteriormente la durata della Power Station. E ora, visto che voi siete un pubblico molto esigente, andiamo a verificare se questa bellissima Power Station è in grado di alimentare il mio toserba da 1600 watt. Andrò a tagliare circa 50 metri quadri di giardino e vedremo alla fine del taglio quanto avrà consumato e soprattutto quanto i pannelli solari avranno aiutato il generatore a compensare la perdita di energia. Attualmente questa Power Station è al 100% e sono veramente curioso di sapere quanta percentuale di batteria sarà rimasta dopo aver utilizzato il tosaerba. E oltre a tagliare l'erba del bordo del mio giardino, andremo anche a tagliare nella zona della ghiaia per rimuovere queste fastidiose erbacce che mi hanno infestato tutta questa zona, che teoricamente dovrebbe essere priva di erba. Ho già collegato la prolunga alla Power Station e ora andiamo a prendere l'altra estremità, la colleghiamo al tosaerba e vediamo se riuscirà a farlo accendere oppure no. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Sentite come sta girando? Andiamo a vedere anche il consumo in istantanea, sta consumando circa 500 watt. Taglio del retro del giardino ultimato. Ora andiamo a vedere quanto abbiamo consumato. Guardate, il generatore è al 98%, grazie ai pannelli solari ha consumato solo il 2%, tra l'altro in diretta siamo andati al 99%, per cui devo dire che questi pannelli solari hanno veramente una forza di ricarica non indifferente. Se userete questa Fossibot F2004 unita ai pannelli solari per tagliare circa 50-60 metri di giardino, consumerete solo il 2%. E se fate un po' i conti potete praticamente tagliare anche un giardino di 1000-1500 metri senza avere la minima preoccupazione che la powerbank si scarichi durante il taglio. Perfetta per essere posizionata per tagliare in zone dove non avete possibilità di connetterla alla spina di casa. E sempre parlando dei pannelli solari, vi voglio far vedere quanto sono pratici e comodi da riporre una volta finito l'utilizzo.
E infine concludo questa recensione parlando del prezzo. Questo fantastico Fossibot F2400 viene venduto sul sito ufficiale a 789 euro, che per le sue caratteristiche, la sua potenza e la quantità di slot di questo generatore è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma vi dirò di più, perché attualmente è anche attivo un fantastico coupon sconto di ben 90 euro, per cui se lo acquisterete prima che scada la promozione lo pagherete solamente 699 euro. Per cui mi raccomando, se siete interessati vi conviene sfruttarla e vi ho lasciato il link per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E sempre in descrizione troverete i link di tutti gli accessori, tra cui anche i pannelli solari. Con più watt o meno watt potete scegliere tranquillamente il modello che si avvicina di più rispetto alle vostre esigenze. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Da Luca Tac e da questo bellissimo Fossibot F2400 è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!